In questo episodio preparatevi ad essere catapultati sul pianeta nostalgia. Oggi si parla di skate punk. Per chi non fosse avvezzo al genere, per skate punk si intendono band come NoFX, Pennywise, Lagwagon, Millen Collin, Satanic Surfers, Face to Face, band che suonano così oppure così. Ma questa è solo la punta dell'iceberg di questo genere musicale che visse il suo periodo di massimo splendore nella seconda metà degli anni 90. In quegli anni tutti avevano ai piedi un paio di Airwalk, il classico portafoglio con la catenella e un paio di pantaloni della Dickies, e ogni nuova band suonava skate punk. Ma come ogni iceberg che si rispetti, anche questo nasconde sotto il pelo dell'acqua molto più di quello che ci si aspetta. Le origini di un genere non sono mai facilmente attribuibili ad un solo gruppo. Per lo skate punk invece è abbastanza chiaro che ad inventarlo letteralmente furono i Bad Religion con il loro primo album How Could Hell Be Any Worse del 1982. Riascoltando quell'album oggi è chiaro come questo sia stato musicalmente il primo esempio di proto skate punk. Agli albori degli anni '80 non c'era nulla in circolazione che somigliasse lontanamente a quello che proponevano i Bad Religion. Un altro elemento chiave della nascita dello skatecore, ironicamente anch'esso legato alla band di Greg Graffin e soci, fu la creazione da parte di uno dei membri fondatori, il chitarrista Brett Gurewitz, di una propria etichetta indipendente, la Epitaph Records, che diverrà negli anni una fucina inesauribile di band dedite a questo genere. In quel decennio lo skate era un fenomeno in ascesa costante, soprattutto nella California del Sud, ed il movimento skate punk beneficiò di questo importante impulso, continuando a crescere di anno in anno. Una interessante fotografia sonora dell'epoca fu la leggendaria compilation di Thrasher Magazine intitolata Skate Rock, uscita nel 1983, in cui trovavano spazio band come JFA, acronimo di Jodie Foster Army, e The Faction. Negli anni successivi il fenomeno musicale che si impose all'attenzione dei media mondiali fu uno stile profondamente diverso dall'energetico e iperveloce skate punk. Il grunge di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e Alice in Chains, per citare i principali interpreti, salì alla ribalta diventando in brevissimo tempo estremamente popolare. La sua parabola fu però tanto intensa quanto breve e nel 1994, con la morte di Kurt Cobain, vero volto dell'intero movimento, i riflettori si spensero, lasciando orfani milioni di giovani che si erano avvicinati alla musica rock proprio grazie alle band del Seattle Sound. La connessione tra il grunge ed il punk è piuttosto chiara. Molti interpreti del grunge avevano infatti le loro radici musicali nel punk hardcore e non era insolito nelle interviste sentire Eddie Vedder o Kurt Cobain parlare di quanto l'hardcore li avesse influenzati.
Insomma, è innegabile che la prematura implosione del grunge si trasformò in un'eccezionale vetrina per il punk hardcore, che per certi versi ne prese l'eredità. Il 1994 è quindi l'anno chiave per questo passaggio di consegne. Non a caso, 2 dei maggiori successi punk rock della storia furono pubblicati proprio in quell'anno. Dookie dei Green Day e Smash degli Offspring, che ricordiamolo uscì per la Epitaph Records, balzarono rispettivamente in seconda e quarta posizione nella classifica Billboard, accendendo i riflettori su tutta la scena punk hardcore. A beneficiarne fu tutto il movimento, a partire dalla costa ovest dove, a farla da padrone, erano, manco a dirlo, i già citati Bad Religion, con il loro ultimo lavoro Stranger Than Fiction, e i NoFX, che pubblicarono in quell'anno l'iconico Punk in Drublic, un album che entrerà nella storia del punk rock rivelandosi un vero e proprio modello per tutto il fenomeno skate punk. Ogni band presente nel roster della Epitaph Records o della Fat Wreck, la label di Michael Burkett, cantante proprio dei NoFX, proponeva un suono assimilabile allo skate punk. Un hardcore melodico iperveloce e orecchiabile, e le label in questione erano attente ad investire sulle stelle nascenti del genere e garantire loro una distribuzione capillare su tutto il territorio. Cosa che risulta scontata ora, ma nella precedente generazione punk hardcore, essenzialmente dedita all'etica DIY, era abbastanza rara. Pennywise, Face to Face, Unwritten Law, Lagwagon, No Use for a Name, Palley, Strung Out, Propagandi. Sono solo alcune delle decine di formazioni nate in quel periodo. La popolarità del genere andò di pari passo con la qualità delle produzioni, spesso curate dal guru del genere, Ryan Green, produttore discografico ed ingegnere del suono che, nei suoi Motor Studio di San Francisco, divenne punto di riferimento dell'intera scena. Erano gli anni di MTV e dei videoclip, altro elemento portante di questa storia. Le band erano ben consce della straordinaria importanza di questo mezzo e divenne pratica comune la produzione di videoclip spesso a tema skate, snowboard e surf. D'altro canto anche i brand sportivi sfruttavano la popolarità dello skatecore, inserendo nei loro video promozionali brani delle maggiori band della scena. Per non parlare poi del Vans Warped Tour, una delle più importanti e longeve kermesse alternative americane, che ha portato in giro per gli state centinaia di band. People they call the headbangers, people they call the freaks, whatever name you have for them, we all belong here. It's be a long-ass drive. No one sleeps and everyone drives. It's every type of music you can think of. It's a pretty eclectic tour. E come non citare il grandissimo successo che ebbe la serie di videogiochi ispirata alla leggenda dello skate, Tony Hawk.
Tony Hawk Pro Skater era un must-have per tutti gli appassionati di videogiochi sportivi e le sue colonne sonore sono state spesso colonizzate da band skatecore. Insomma, lo skatecore era diventato la colonna sonora per un'intera generazione. Il destino di tutti i sottogeneri musicali è quello di, una volta raggiunta la notorietà, rientrare tristemente nelle tenebre per lasciare spazio ad una nuova tendenza. Per alcuni il collasso è più repentino, per altri, come lo skate punk, è un lento ed inesorabile arretramento a genere di nicchia. Non si può infatti dire che sia morto definitivamente, semplicemente col tempo la saturazione causata da un elevatissimo numero di band, spesso senza nulla di nuovo sul piano stilistico, ed il contemporaneo passo indietro, musicalmente parlando, dei capostipiti del genere, ha fatto sì che lo skatecore fosse detronizzato dall'ondata pop punk di metà anni 2000. Blink-182, New Found Glory, Sum 41, con le loro produzioni ancora più curate, le loro canzoni ancora più melodiche e la potentissima macchina di marketing messa in moto dalle major alle loro spalle, ebbero un successo che non era neanche lontanamente avvicinabile dalla precedente generazione di skate punk band. Il resto è storia. Ai concerti dei Lagwagon o degli Strung Out oggi difficilmente troverete un sedicenne appassionato di skate punk. Piuttosto l'audience sarà composta da vecchiacci come noi, nostalgici del Chain Wallet e delle Airwalk. A presto! Fermi tutti. Ok, ora vi propongo di fare un gioco. Una caratteristica molto importante del già citato Tony Hawk Pro Skater furono i soundtrack legati a questo videogame. Erano, per i ragazzini dell'epoca, quello che oggi è per noi la funzione Discovery Weekly presente su Spotify. Ci ha permesso di entrare a contatto, grazie ad uno schema ben preciso, una specie di algoritmo ante litteram, con band di diversi generi musicali che spaziavano dal classico punk delle origini al rap. Ma come potrebbe suonare oggi una compilation per Tony Hawk Pro Skater Punkast Legacy? Let's do it! Prima di tutto analizziamo quali sono le caratteristiche che devono possedere le canzoni che andranno a comporre questa mia personalissima compilation. Bene, i pezzi in questione devono avere un alto tasso di energia. Dopotutto si tratta di un videogioco sportivo, quindi non aspettatevi Renga o Bjork. Il soundtrack originale conteneva al suo interno una fotografia di quello che poteva essere all'epoca il panorama della musica alternative, cercando di miscelare artisti più o meno noti senza scadere troppo nel mainstream e senza scavare troppo nelle nicchie di mercato. Quindi non mi focalizzerei né su nomi altisonanti tipo Green Day o Blink-182, ma nemmeno su qualche oscura crust punk band ucraina che conosce il cugino dello zio del vostro vicino di casa. Terzo e ultimo criterio, l'eterogeneità. Una compilation che abbraccia il panorama alternative non può concentrarsi solo ed esclusivamente su un genere, quindi bisogna inserire una nutrita rappresentanza di generi che ben rappresentino il mondo alternative. Entrando nello specifico, il mio soundtrack conterrà 6 pezzi, divisi in 3 categorie: punk, rock/metal e rap. All'interno di queste 3 categorie ci saranno inoltre 2 tipi di proposte: classic e fresh. Per classic si intendono tutti quegli artisti che hanno fatto la storia di un genere, mentre fresh sono le nuove proposte. Siete pronti? Partiamo! Categoria Classic Punk. Oggi, nel 2020, chi potrebbe essere considerato un artista classico del panorama punk? Questa è sicuramente la categoria più ricca,
Tra la metà degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio sono state migliaia le band che hanno fatto parte del panorama hardcore punk. Vi butto lì 2 nomi: NoFX, Lagwagon, Pennywise, Millencolin, Propagandhi, Strung Out, No Use for a Name, Satanic Surfers, Pally, Strike Anywhere, e potremmo andare avanti per decenni. La mia scelta cade però su una band meno conosciuta, fautrice di un hardcore melodico che, a parer mio, è una perfetta fotografia del sound dell'epoca. Loro sono i 10 Foot Paul. Classic rock metal. In questa categoria possono rientrare tutte le band del panorama crossover new metal di fine anni 90, genere che spadroneggiava in termini di popolarità e dischi venduti. Band come Deftones, Korn, Limp Bizkit, Slipknot, Papa Roach, Linkin Park, Rage Against the Machine sono state la colonna sonora quotidiana per milioni e milioni di skater in tutto il mondo. Anche in questa categoria scelgo qualcosa di meno scontato, una band che, soprattutto agli esordi, proponeva un crossover accattivante con innegabili influenze emocore. Con un nome preso direttamente in prestito da Bruce Lee, loro sono i 36 Crazy Fist. Classic rap. È innegabile che anche il rap abbia fatto parte della cultura skate, soprattutto in America. Dr. Dre, Snoop Dogg, Notorious B.I.G., Eminem, Beastie Boys, 50 Cent, tutti artisti con milioni di dischi venduti e una popolarità globale. Non sono un esperto in questa categoria, ma ho sempre apprezzato quegli artisti capaci di trarre ispirazione da generi e sonorità che sembrano essere agli antipodi tra di loro. La mia scelta quindi ricade su un rapper newyorkese, pesantemente influenzato dalla cultura horror e dal death metal, una figura rispettata persino all'interno della scena New York hardcore. Ron Raphael Brownstein, in arte Necro. Put a gemstone to your flesh body and pull up the minute sentences. Tempo your mental, automatic like Skeletor, Death Row. DSAP's criminal, corrupted, cold, break the beats in down. Let's
Thrash Punk. Negli ultimi anni il punk e l'hardcore hanno perso molta rilevanza all'interno del panorama alternative. Il movimento soffre di una mancanza di ricambio generazionale. Le band come NoFX, Green Day e Blink-182, pur essendo ancora attive, non hanno di fatto apportato novità al genere. Per trovare un po' di aria nuova bisogna dunque puntare l'orecchio verso tutte quelle band che non sono del classico punk hardcore, ma che hanno senza ombra di dubbio un background musicale che attinge a piene mani nel genere. Touché Amoré, Fever 333, Pop, Counterparts, Turnstile, Rotting Out, Dead to Me. Sono molte le novità in questo mondo tra virgolette punk ed ho deciso di lasciarmi trasportare un po' dal cuore, inserendo nella playlist una delle mie band preferite all time, direttamente da Buffalo, una delle live band più letali del pianeta, gli Every Time I Die. Thrash Rock Metal. In questa categoria oggi inserirei tutte quelle band che fino a pochi anni fa facevano parte del panorama metalcore, gentcore e che con i loro ultimi lavori, seguendo un po' la strada tracciata dai Bring Me The Horizon, hanno ammorbidito il loro sound, avvicinandosi a quanto fatto dalle band new metal di metà anni 2000. Bring Me The Horizon per l'appunto, ma anche Architects, While She Sleeps, Of Mice and Men, Suicide Silence, Parkway Drive, Asking Alexandria. Queste e molte altre sono band che stanno portando avanti il discorso iniziato 20 anni fa da Deftones e compagni. In questo panorama trovo molto interessante una band australiana. Nati a Melbourne nel 2010, gli Ocean Groove non hanno mai fatto mistero della loro passione per il new metal, e se all'inizio il loro stile poteva sembrare quantomeno anacronistico, oggi, complice il revival portato avanti dal movimento metalcore, risultano dei pionieri del new metal. At 4 in the morning. Who is it? Cause it don't rain, but tonight is pouring. Tonight is pouring. It's raining. You like it more when I ignore it. When I ignore it. Since I left LA, got boring. Let's go, sing it out, let's go. Hey. Thrash rap. Anche l'hip hop, o perlomeno la parte più alternative dell'intero movimento hip hop, sta di fatto convergendo verso territori musicali fino a ieri mai presi in considerazione, se non dai pionieri come Necro.
Oggi molti artisti pop con un background punk hardcore o addirittura metal trovano nella commistione di questi generi terreno fertile per le loro creazioni. Se da una parte abbiamo tutto il filone emo rap inventato di fatto dal compianto Lil Peep ed il grande risalto avuto dal nuovo filone pop punk riportato in auge da artisti affermatisi nel mondo hip hop come Machine Gun Kelly, Youngblood o Mod Sun, supportati dall'onnipresente Travis Barker, dall'altra è invece il lato più heavy della musica alternative ad influenzare gli artisti nati come rapper. Ghostemane, City Morgue, Scar Lord. Nella mia compilation ho deciso di inserire in questa categoria un artista americano unico nel genere, che è riuscito ad unire la claustrofobia della musica industrial, l'angoscia dell'ambient di ispirazione black metal e la violenza del rap. Ghostemane. Questo era il mio personalissimo soundtrack per un Tony Hawk Pro Skater Punkast Legacy. Ma adesso tocca a voi, scrivetemi sotto nei commenti chi avreste inserito. Sono curioso di leggere le vostre selezioni. A presto!